Questo video contiene spoiler importanti per il finale della serie BoJack Horseman. Il 2013 è un anno particolare per la serialità televisiva. Alcune delle serie più rappresentative degli ultimi anni stanno per concludersi e la trasmissione settimanale in TV sta per lasciare il passo allo streaming. Il 1 febbraio del 2013, infatti, Netflix pubblica la sua prima serie originale, House of Cards, rilasciando nello stesso momento la prima stagione completa. 13 episodi da poter guardare di fila al momento della pubblicazione. È l'inizio di una nuova fase. Pochi mesi dopo, nell'agosto 2014, fa la sua comparsa sulla piattaforma un cavallo antropomorfo. Fa l'attore, è alcolizzato e fa uso di droghe. Il suo nome è BoJack Horseman e sarà uno dei volti più importanti di questa nuova fase. BoJack Horseman è una serie di animazione e sembra inizialmente inserirsi nella fortunata tradizione americana di cartoon per adulti. Questa similitudine viene però spazzata via nel giro di poche puntate, durante le quali il lato comedy della serie lascia il posto a una storia sempre più cupa e realistica, portando il tono dell'opera più vicino a quello dei grandi drama che hanno caratterizzato la serialità dei 15 anni precedenti. Le caratteristiche ci sono tutte. Un antieroe problematico e cinico al centro della storia, un contesto che porta tutti i suoi limiti a galla e infine una spirale di eventi drammatici. Nel suo libro del 2011 Les Nouvelles d'Or des séries américaines, lo studioso francese Alexis Pichat ha definito la scena della serialità americana del nuovo millennio come una nuova era d'oro delle serie. Questa definizione è stata largamente accettata ed è entrata a far parte del linguaggio diffuso degli studiosi di serie TV e del fandom. L'inizio di questo nuovo modo di fare televisione è attribuito allo show prodotto dal canale di cable HBO, I Soprano. L'espressione nuova era d'oro della TV è usata per descrivere un numero enorme di serie e di miniserie, dai drama alle comedy. Si possono però individuare delle caratteristiche comuni che descrivono questo tipo di prodotti. Comparto tecnico di più alto livello rispetto al passato, intreccio narrativo complesso e sviluppato orizzontalmente nell'arco di una o più stagioni, temi maturi e adulti con ampia presenza di violenza, sesso, crimine e morte, ma soprattutto un nuovo tipo di protagonista, che non è più l'eroe buono e irreprensibile a cui la TV aveva abituato il suo pubblico. I protagonisti delle nuove serie americane sono dei veri e propri antieroi, di solito uomini di mezza età, fortemente problematici dalla morale ambigua. Questi personaggi sono figure decisamente poco consolatorie e non propongono una moralità netta, né la prospettiva di una catarsi convenzionale, deludendo spesso il pubblico con le proprie scelte. Nei Soprano seguiamo le vicende di un boss della mafia del New Jersey durante la sua scalata al potere. In Six Feet Under la trama è incentrata su una famiglia di becchini. Prison Break racconta la storia di un gruppo di carcerati. In Californication seguiamo le vicende di un uomo affetto da dipendenza da sesso, mentre in Dexter il protagonista è letteralmente un serial killer. Anche in serie procedurali dalla trama più verticale possiamo trovare esempi di questo nuovo tipo di protagonisti, come Dr. House o i chirurghi di Nip and Tuck. All'interno del modello le variazioni sono tante e significative, ma l'archetipo è chiaro: uomini di potere, con uno spiccato talento nel loro mestiere e con una personalità tormentata. Se dotati anche di humor cinico e sprezzante, non guasta. Oltre al lato caratteriale, questi antieroi condividono anche un destino comune che li porta al declino e all'autodistruzione. Nei Soprano, la serie che ha dato inizio a questo nuovo modo di fare televisione, le vicende di Tony sono un susseguirsi di atti criminali e deplorevoli, una lunga scia di tragedie e traumi che ha un forte impatto sulla psiche di Tony. Il protagonista, infatti, è sin dalla prima puntata alle prese con un percorso di terapia da una psicologa e porta impressi sulla sua pelle i segni di tutta la violenza che la sua vita gli ha messo di fronte. L'uomo è tormentato e gli attacchi di panico di cui è vittima sono un chiaro indizio della sua sofferenza interiore. Tutto ciò, però, non impedisce a Tony di continuare imperterrito nei suoi loschi affari, senza mai mettere in dubbio le sue scelte di vita.
Uno degli sceneggiatori dei Soprano, Matthew Weiner, diventerà poi showrunner e autore di un'altra serie incentrata su un antieroe problematico, Mad Men. Il protagonista, Don Draper, è anche lui un professionista affermato e rispettato nel suo campo, e alle prese con un passato difficile che lo tormenta e incide sulle sue azioni del presente. Sebbene il mondo delle agenzie pubblicitarie di New York sia molto meno violento e oscuro di quanto non sia quello dei Soprano, anche Don Draper si macchia di gesti moralmente discutibili che finiscono per ferire le persone intorno a lui. Così come Tony, Don dovrà subire le conseguenze delle sue azioni per tutta la durata della serie. Però, anche il suo percorso si basa sull'accumulo di drammi, senza un vero e proprio tentativo di redenzione o di rimedio agli errori del passato. Ma allora, cosa ha a che fare una serie animata con protagonista un cavallo, un cane e una gatta con le serie citate finora? A ben vedere però, BoJack Horseman si inserisce perfettamente sulla scia delle grandi serie della New Golden Age, riprendendone addirittura alcuni dei protagonisti. Il debito stilistico che la serie ha con questi drama è evidente e il personaggio di BoJack rientra totalmente nel modello di antieroe descritto. Un attore ricco e famoso, alcolista e tossicodipendente, che tratta gli altri senza il minimo rispetto e con il massimo dell'egoismo. Inoltre, anche la sua storia segue una parabola discendente molto simile a quelle esaminate finora. Durante le prime stagioni il pubblico accompagna BoJack mentre indugia nei suoi vizi e nelle sue dipendenze, causando danni sempre più gravi, in una spirale discendente triste e drammatica che arriva a toccare il fondo sul finire della terza stagione con la morte di Sarah Lynn. Il personaggio di BoJack uscirà da questa tragica esperienza segnato in maniera profonda e irreversibile. Dopo questo evento inizia infatti il suo percorso inverso, il suo tentativo di redenzione. La buona volontà non basta però e le buone intenzioni di BoJack vengono sabotate dalle sue debolezze, dalla sua tossicodipendenza nello specifico, ritrovandosi così di nuovo autore di azioni disdicevoli durante una crisi di astinenza. Così BoJack decide di andare in una clinica per disintossicarsi e cercare di uscire definitivamente dalle sue dipendenze. Oltre a questo, nell'ultima stagione, BoJack cercherà anche di rimediare ai vari errori compiuti durante la sua vita. Quando il cavallo sembrerà aver trovato un nuovo e più sano equilibrio, però, il suo passato torna a chiedere il conto, costringendolo ad affrontare ognuno dei suoi demoni. BoJack deve rinunciare al suo nuovo equilibrio e subire tutte le conseguenze delle sue azioni, passando da un'esperienza pre-morte per arrivare infine in prigione. Per la prima volta un antieroe cerca di rifuggire il suo ruolo, cercando di ritornare a essere eroe, anche se nel caso di BoJack è sicuramente troppo tardi per riuscirci fino in fondo. Nelle altre serie di cui abbiamo parlato finora, questo tentativo non è mai neanche accennato. I protagonisti di queste serie cercano sollievo dalle proprie sofferenze, certo, ma in nessun caso questi sono mai veramente intenzionati a un cambio drastico. Il risultato è che nelle storie di Tony, Don e Walter c'è un grande spazio lasciato al fascino di questi personaggi. Si crea un vero e proprio gioco di seduzione dell'antieroe nei confronti degli spettatori, spingendoli ad affezionarsi, ad appoggiare, perfino ad amare quelli che in storie più tradizionali sarebbero dei cattivi. Questo legame si è potuto creare grazie al carisma che questi personaggi esercitano e le loro terribili gesta possono essere perdonate perché hanno sempre mostrato i propri tormenti. Ciò nonostante, questo non impedisce loro di uscirne vittoriosi, che sia la possibilità di un nuovo inizio o una morte gloriosa e spettacolare. In BoJack Horseman ciò non accade. Il rapporto di empatia che si instaura col protagonista porta lo spettatore ad affrontare tutte le terribili conseguenze che le azioni del cavallo portano con sé. BoJack arriva a odiare se stesso e a cercare la possibilità di una crescita reale e duratura. E noi, come spettatori, compiamo questi passi insieme a lui. Negli ultimi anni, molti critici e studiosi si stanno interrogando sul destino della cosiddetta New Golden Age. C'è chi sostiene che sia ancora viva e in espansione e chi sostiene invece che proprio a causa di questa espansione si stia arrivando ad una saturazione del mercato. Quello che è certo è che con lo streaming si è entrati in una nuova fase, sia questa all'interno dell'età dell'oro o meno. La pratica del binge watching è ormai diffusa e il modo di esperire il prodotto seriale da parte del pubblico è ormai molto diverso da quanto non lo fosse nel 2013. Le storie si stanno moltiplicando e moltiplicandosi aumentano anche i punti di vista offerti al pubblico.
Saranno personaggi come BoJack Horseman, con la loro umanità, con i loro difetti, ma anche con la loro cura verso i sentimenti degli altri, i protagonisti di una nuova era della televisione.